Amiche ed amici del vinile, a grande richiesta ho realizzato questo video per parlarvi di alcune opzioni molto valide per sostituire la testina del vostro giradischi spendendo meno di 100 euro. Vi sorprenderà sapere che anche con questa cifra potrete far suonare i vostri dischi con enorme soddisfazione. Oltre alle mie impressioni e al mio commento, inserirò nel video alcuni spezzoni audio per offrirvi una visione più ampia possibile sulle tre testine della serie OM5 di Ortofon, la OM5S, la OM5E e la Super OM5E. Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente ti parlo di musica a 360 gradi, dischi in uscita, classici imperdibili, hi-fi e tanto altro legato a questo fantastico mondo. Se non sei ancora iscritto, rimedia subito e attiva la campanellina per non perderti i miei prossimi video. Ho ricevuto le testine protagoniste di questo confronto da Audiogamma, il distributore italiano di Ortofon, che ringrazio per avermi dato l'opportunità di offrirvi qualche indicazione in più su delle testine che sì, sono entry level, ma allo stesso tempo sono molto performanti considerando il loro rapporto qualità-prezzo. Potrete acquistare la OM5S, la OM5E e la Super OM5E da Hi-Fi di Prinzio. Trovate tutti i link qui sotto in descrizione e vi dico subito che potrete contattarli telefonicamente chiedendo di Luciano e dicendogli che vi mando io per ricevere il trattamento riservato alla community di Vinilicamente. Tutta la serie OM5 è stata progettata per avere massa bassa, ossia pesare poco, per essere accoppiata a bracci leggeri. Tutte e tre le testine pesano infatti appena 5 grammi e la figata è che alla base, qui dove c'è il contatto con il portatestina, è alloggiato un peso removibile di 2,5 grammi che si può togliere nel caso in cui avessimo un braccio ancora più leggero. E a tal proposito Ortofon consiglia di rimuoverlo solo nel caso in cui il braccio del nostro giradischi abbia una massa molto limitata. Le differenze estetiche tra le tre testine sono solo nel nome impresso lateralmente, mentre le differenze tecniche sono quelle che poi andremo a toccare con mano, anzi con le orecchie, nei nostri ascolti. Prima di entrare nel vivo del confronto, devo precisare che ho registrato i brani inseriti in questo video collegando il giradischi ad una scheda audio e la scheda audio al Mac. Aggiungo che non ho alterato in nessun modo le registrazioni, quindi quello che sentirete è quello che è stato raccolto dal software Audacity senza intervenire in post-produzione. Di ciascun brano ho scelto i secondi più significativi per farvi cogliere gli aspetti peculiari di ogni testina. I brani di questo confronto provengono dal disco omonimo di Lucio Dalla del 1979 in una prima stampa maltrattata per evidenziare cosa tirano fuori queste testine da dei solchi rovinati. Poi Pork Soda dei Primus per testare come riescono a domare il basso di Les Claypool e infine a Love Supreme di John Coltrane per valutare come se la cavano con un genere piuttosto impegnativo per ogni testina e più generalmente per ogni setup. Mettete un attimo in pausa il video e indossate le vostre cuffie preferite perché vi aiuteranno a cogliere meglio tutti i dettagli. Si parte! Mentre l'angelo di Dio bestemmiava, facendo sforzi di petto,
sforzi di petto, grandi muscoli e poca carne, povero angelo benedetto. Grandi muscoli e poca carne, povero angelo benedetto. Grandi muscoli e poca carne, povero angelo benedetto. La 5S è l'unica delle 3 testine di questa serie ad avere lo stilo sferico, un taglio quindi economico, l'ideale per chi si avvicina al mondo del vinile o si riavvicina perché magari ha un vecchio giradischi in soffitta che vuole rimettere in moto cambiando la testina e spendendo il giusto. Uno stilo sferico inoltre è consigliato a chi ha già una collezione di prime stampe o per chi acquisterà vecchie stampe, perché il profilo tondo dello stilo perdonerà maggiormente le imperfezioni di un solco del vinile rovinato, anzi preferisco dire vissuto. Delle 3 testine la 5S è quella con la tensione di uscita più alta, in soldoni quella che sulla carta esce fuori con un volume più alto, 4,5 mV contro i 4 della 5E e Super 5E. Prezzo di listino €60. La OM5E e la Super OM5E hanno entrambi stilo ellittico e questo consente maggiore fedeltà nel seguire le ondulazioni ravvicinate del solco e quindi garantisce una migliore resa delle frequenze alte. Oltre ad una piccola differenza nel prezzo di listino, 80 e 90 euro, ci sono poi lievi differenze a livello di impedenza e induttanza, ma non voglio confondervi le idee con troppi dettagli tecnici che potete recuperare a vostro piacimento sul sito di Ortofon, Audiogamma o Hi-Fi di Prinzio. Sono naturalmente gli aspetti tecnici di una testina a farla suonare in un certo modo piuttosto che in un altro, questo è assodato, ma quello che mi interessa di più è farvi capire come suona una determinata testina facendovela ascoltare, e per farvelo capire ancora meglio nei prossimi giorni pubblicherò sul canale Telegram di Vinilicamente 3 file in formato WAV dello stesso brano registrato integralmente da uno di questi dischi con le 3 diverse testine. Nei commenti qui sotto fatemi sapere quale album preferite che io utilizzi tra Lucio Dalla, Primus e John Coltrane. Oltre alla figata del pesetto removibile, questa serie ha anche un'altra feature utilissima. Possiamo sostituire solo lo stilo, quindi solo la parte terminale della testina, sfilandolo dal resto del corpo in questo modo. Quindi un giorno che vorremmo fare l'upgrade della 5E che è presente su molti giradischi come questo, e adesso ci arriviamo, dicevo, un giorno che vogliamo fare un passetto in avanti nel nostro setup, non occorrerà ricomprare tutta la testina, ma potremo limitarci ad acquistare solo lo stilo, quindi ad esempio il Super OM5E, o se possiamo spendere qualcosina in più OM20 o M30
e OM40. Il mio consiglio è quello di pensare a questa serie soprattutto se avete un giradischi Project come questo, ma naturalmente potrete pensare alle testine della serie OM5 anche se avete un giradischi di un altro marchio con un braccio con sgancio rapido utilizzando il suo portatestina. Per qualsiasi informazione tecnica aggiuntiva vi consiglio di rivolgervi al vostro rivenditore di fiducia, perché io sono un semplice appassionato, i professionisti sono altri ed è giusto rivolgersi a loro. Il mio rivenditore di fiducia, nonostante la distanza che ci separa, è Hi-Fi di Prinzio e lo è da prima di aver iniziato questa collaborazione, quindi non posso che mettere la mano sul fuoco sulla loro professionalità e sulla loro disponibilità, però insomma questo è il mio consiglio, poi fate voi. Un piccolo break godurioso prima di passare alle mie impressioni di ascolto su queste tre testine. Ho effettuato tutte le mie prove utilizzando questo bel bocconcino, il T1 SB di Project, che arriva proprio con la OM5E premontata e pronta per l'uso. Ho già parlato approfonditamente della serie T nella mia recensione del T1 BT, che potete trovare qui, BT sta per Bluetooth. Le caratteristiche principali dei due giradischi sono le medesime. Il T1 SB, questo, si differenzia dal fratello BT per il controllo elettronico della velocità, che nel BT è manuale, qui invece è elettronico. Quindi non dovremo sollevare il piatto e spostare manualmente la cinghia, no, non è necessario fare questo con l'SB, ma basterà cliccare, premere questo pulsante che ci fa passare da 33 giri a 45 giri. T1 SB. SB sta per Speed Box. Il prefono è integrato, quindi potremo collegare questo giradischi direttamente a qualsiasi ingresso di linea del nostro amplificatore senza dover acquistare un prefono esterno. Oppure, se ne abbiamo già uno, possiamo utilizzare quello e disattivare quello integrato del giradischi. Anche del T1 SB, se vi dovesse interessare, trovate il link qui sotto in descrizione che vi rimanda al sito di Hi-Fi di Prinzio, e anche in questo caso, come per le testine, potete chiamarli, chiedere di Luciano e dirgli che vi mando io. E arriviamo a bomba sulle mie impressioni di ascolto. Pur preferendo di poco la Super 5E, trovo che il miglior rapporto qualità-prezzo sia quello della 5S, nonostante abbia uno stilo sulla carta svantaggiato perché più economico, uno stilo sferico. Però, come vi ho accennato nel corso di questo video, ci sono altri dettagli tecnici da tenere in considerazione. La 5E è la più composta ed è quella che vi consiglio se nel vostro ascolto prediligete una scena sonora più educata e un filo meno brillante. 5S e Super 5E sono invece per chi cerca un impatto più netto e vivace sulla scena sonora. Quello che conta di più alla fine è che qualsiasi sia la testina scelta, non vi pentirete dei soldi spesi. Adesso non resta che farmi sapere le vostre impressioni di ascolto nei commenti qui sotto, indicandomi anche quale album preferite per la registrazione del brano integrale che andrà sul canale Telegram, e visto che ci siete, seguitemi anche lì e trovate il link in descrizione. A presto e buoni ascolti. Vai Lucio.